Aprire la portiera e guardarsi attorno oggi ha un non so che di poetico. Ah, la natura. Eccole qui le ciabatte premonitrici, una a testa in giù e l'altra dritta. Dai, una su due, sarà una giornata di alti e bassi. Una sbattuta alla coperta che stiamo ancora usando nonostante la stagione. Una sciacquatina fresca per svegliarci per bene. E siamo pronti per iniziare un nuovo giorno in questo quadro da mulino bianco. Ma dove siamo finiti? Siamo nell'entroterra siculo, più precisamente nelle campagne vicino ad Alia, a metà tra 3 diverse province che si incontrano proprio in queste zone. Continua la vita in auto e l'esplorazione della Sicilia. Oggi il cubetto ci accompagna in alcuni luoghi inesplorati e in altri decisamente più famosi. Tra una scoperta e una delusione dobbiamo però anche fare una confessione. Buongiorno ragazzi, stanotte abbiamo approfittato di questa natura sicula e abbiamo dormito in un posto eccezionale. Io, Angela, cubetto, un abbeveratoio storico, le pale eoliche sullo sfondo. Un posto idilliaco, no? Bucolico. Su quanti aggettivi mi sono venuti stamattina? Ne hai altri, Angela, stamattina? Romantico. Anche romantico. Basta. Tranquillo, silenzioso, freschetto, stanotte copertina. Esatto. Bello. Traffico praticamente assente stanotte, tranne stamattina, poco prima delle 7, è arrivato un signore con il suo trattore, si è parcheggiato proprio qui accanto a noi e ha cominciato ad aspirare l'acqua da queste vasche per andare chiaramente a irrigare tutti i campi, perché qui chiaramente è tutta questione agricola, ecco, se così si può dire. Comunque stamattina abbiamo una missione importante. Stamattina ragazzi, colazione speciale, siamo venuti in uno dei caffè, uno dei bar più famosi d'Italia, si chiama Bar Perrone, siamo ad Alia, questo paese, comune di Alia, e questo bar è famosissimo perché il caffè costa pochissimo. Prima della pandemia costava addirittura 20 centesimi, dopo 30 e adesso 50 centesimi. Purtroppo anche qui c'è stato un aumento, rimane comunque uno dei caffè più economici d'Italia e tra l'altro è anche buonissimo. Questo è il mio secondo caffè stamattina. Potevamo prendere solo il caffè? Ovviamente no, quindi ci siamo lanciati, c'erano un sacco di dolci, alla fine abbiamo preso questo cornetto al pistacchio, molto fragrante e buono, e ce lo stiamo mangiando, gustando, seduti fuori con tutto il traffico che ci passa davanti, camion dell'immondizia, c'è un bel casino, è un paesino minuscolo, sembrava tranquillissimo, invece succede di tutto qua fuori. Vale la pena farsi un giro ad Alia perché comunque è un bel paesino arroccato su una collina con questa vista davanti e poi ci sono queste realtà di una volta. Molto bello anche entrare in questo bar dove si respira veramente quell'atmosfera di famiglia. Infatti lavorano in questo bar da generazioni e ci lavora praticamente tutta la famiglia. Mi ha fatto 2 chiacchiere con la ragazza al bar e quindi sono quelle belle storie, insomma, familiari che vanno avanti da tanto tempo. Questo è lo scontrino, quindi sono 50 centesimi per il caffè, come vedete, e 1 euro per il cornetto. Abbiamo speso 3,50 per 3 caffè e 2 cornetti. A parte questo ragazzi ci sono anche altre cose da vedere nella zona e quindi andiamo a vedere delle grotte. Abbiamo riprovato ragazzi, abbiamo fatto un'altra attività che prevedeva la telefonata in anticipo per prenotarsi. Stavolta dovremmo aver chiamato non solo il numero giusto, ma dovremmo anche avere un appuntamento proprio oggi a quelle che sono le grotte della Gurfa. La salita è così, si vede dalla faccia di Paolo perché lui soffre. È pieno di cacchette di pecore. Di animali, di pecore. Ma non sì. c'è nient'altro che pascoli sì. E grotte. Esatto, ci sono le grotte. Allora abbiamo chiamato ieri e quindi ci siamo prenotati per oggi. Dovrebbe arrivare qualcuno perché è una visita guidata a queste grotte. Adesso richiamiamo perché non si sa mai. Ho letto di gente che è rimasta lì come un carciofo. Nonostante la prenotazione.
Allora, adesso riproviamo, chiamiamo, speriamo che ci risponda qualcuno. Comunque tra un'ora è l'appuntamento, noi siamo in netto anticipo e aspettiamo. Sono arrivati quindi ragazzi, adesso andiamo a vedere queste grotte, le grotte della Gurfa. Bisogna salire da questo lato, siamo nel bel mezzo della campagna e queste sono grotte abbastanza ricercate, nel senso che sono poco visitate, ma abbiamo dato un'occhiata. In questa zona della Sicilia particolare, siamo non lontani da Palermo, verso Caltanissetta, siamo in mezzo a diverse province insomma, e questo luogo è poco visitato, appunto va prenotato, però ragazzi dovrebbe essere un luogo eccezionale. Questo posto è un po' una scommessa perché abbiamo trovato pochissime informazioni online. Ovviamente noi siamo i primi a visitarlo né a firmarlo. Anzi, perché c'è stato lui, il mitico Giacobbo. Giacobbo, si sa che quando c'è qualcosa di strano e imprevedibile c'è sempre Giacobbo. C'è del mistero qui ragazzi, c'è del mistero. Luogo. Andiamo a vedere. Da fuori quasi non si vede niente, sembra che non ci sia nulla. In realtà, guardando più attentamente, si notano queste fessure. Ce ne sono due nella parte bassa, che sono quelle di accesso principali alla zona sottostante, e poi delle finestre nella parte alta, perché tutta questa struttura interna è organizzata su due diversi livelli. Come vedete adesso sono chiuse da un cancello con la chiave, perché per entrare bisogna telefonare all'ufficio del turismo di Alia, che è il paesino più vicino. Si organizza la visita, vengono, aprono e ti portano all'interno spiegandoti un po' tutto quello che succede. Vi lasciamo il numero di telefono se siete interessati a fare la stessa cosa. Tutte le stanze che ci sono qui all'interno sono state scavate e realizzate a mano, quindi non era una grotta preesistente, ma è tutto frutto del lavoro dell'uomo. Essendo pioggia arenaria, quindi è facilmente Scavabile. Non si sa bene quando furono utilizzate per la prima volta, ma si pensa che la cosa vada indietro tantissimo nel tempo, addirittura al 3000 avanti Cristo. Non si sa bene quale fosse la funzione di questo luogo in origine, quello che si sa però è che è cambiata nel corso della storia, a seconda delle popolazioni che sono venute a occupare questo territorio. È stato quindi un luogo di sepoltura, un luogo di culto, di riti, ma anche un'abitazione per il sovrano, e questo infatti è richiamato anche dal nome. Gurfa è un nome arabo, una parola araba che significa la stanza a più piani, a indicare che in passato all'interno di queste mura, anzi di questa roccia, risiedevano anche i sovrani che governavano tutto il territorio circostante. Sicuramente la sala che meno ti aspetti, che ti lascia più senza parole, è quella del Tolos, che è questa struttura a campana gigantesca perché ha un diametro di 12,5 metri, altezza di 16 metri e un buco sulla cima che fa entrare la luce, quindi in passato era anche utilizzata come meridiana perché il sole entrando si spostava, diciamo, nei vari punti della grotta. Ma c'è una cosa, nessuno sa anche in questo caso quale fosse la sua funzione. Ovviamente questa struttura così strana ha attirato moltissimi miti e leggende. Si pensa che potesse essere, pensate addirittura, secondo il mito, la tomba di Minosse, che venne sepolto qui con tutto il suo tesoro, che poi è stato rubato. Questo perché la forma che ha ricorda moltissimo le tombe a Tolos di altre zone dell'Europa, in particolare in Grecia, che venivano utilizzati appunto come monumenti funebri. La dimensione però è imponente, quindi più grande di tutte le altre che sono state mai ritrovate, e quindi questo fa supporre che qui fosse sepolto qualcuno di molto molto importante. Da qui quindi la leggenda di Minosse. Ma non solo, perché nel corso della storia, l'abbiamo detto, come tutte le altre stanze ha cambiato funzione, quindi si pensa anche che potesse essere un granaio, ma anche qui in genere i granai sono alti 8 metri di altezza, qui siamo esattamente il doppio, quindi anche questa ipotesi non sta tantissimo in piedi. Insomma, non si sa per cosa fosse utilizzato, ma nel corso della storia hanno anche messo delle impalcature, diciamo delle travi, per creare un secondo piano, quindi per realizzare un altro ambiente che fosse più in alto, più vicino, diciamo, alla parte finale della cupola.
Chissà cosa deve essere stato questo posto nel tempo. All'esterno si vedono addirittura le tracce di altre travi che sono state montate da questo lato, quindi probabilmente qui c'era un'altra struttura. E in generale, ragazzi, questo posto chissà che cosa era. Magari era soltanto la parte finale di un enorme villaggio che poi proseguiva lungo tutta la vallata qua sotto. Ora saliamo alla parte superiore, ci sono queste scale tutte scavate. Nel secondo piano ci sono delle grandi stanze di forma rettangolare e in una di queste c'è addirittura un camino, quindi c'è l'ipotesi che lì si abitasse proprio nella parte superiore. Qua praticamente se tu accendi il fuoco, la canna fumaria tira. È praticamente un castello, un palazzo scavato nella roccia. L'ultima stanza poi conduce a una specie di balcone che dà proprio sul Tolos, quindi dall'alto c'è la vista sul Tolos. Da qua si vede tutto dall'alto. Ma c'è una cosa stranissima, c'è una specie di buco a un certo punto nel pavimento che mette in comunicazione i due piani, quindi quello superiore e quello inferiore. E c'è una leggenda che dice che c'era un rito di iniziazione per quello che sarebbe stato il futuro sovrano. Per decidere chi avrebbe governato sulla popolazione venivano fatte delle prove che l'aspirante sovrano doveva superare. L'ultima, la più difficile, consisteva nel restare ben 3 giorni senza mangiare né bere all'interno di quel buco, in uno stato di semi-incoscienza che l'avrebbe portato molto vicino alla morte. Se sopravviveva quindi a questi 3 giorni sarebbe stato in grado di governare un intero popolo. Lo coprivano e per 3 giorni stava addormentato senza mangiare né bere. Queste grotte insomma nascondono moltissimi misteri e infatti hanno attirato moltissimi studiosi, e ce n'è un altro in particolare che avviene proprio a giugno, cioè durante il solstizio d'estate. Alle 12:30 il filo di luce che entra nel Tolos è dritto, in pratica, perpendicolare rispetto al terreno, e cade in un punto particolare. Se tu ti metti sotto questo punto di luce vieni illuminato talmente tanto che la tua figura quasi scompare, no? Quindi diventa una sorta di immagine avvolta completamente nella luce, e questo adesso attira moltissimi curiosi. Ma pensate in passato, quando c'erano delle conoscenze completamente diverse, come doveva essere interpretato questo momento, quindi qualcosa di divino, di ultraterreno che veniva dall'alto. Dopo tutte queste ipotesi sulla storia e la mitologia di questa grotta, poi ci sono invece degli accadimenti che sono stati molto, diciamo, pratici. E infatti questo luogo è stato utilizzato come rifugio durante le guerre. Quindi le persone durante i bombardamenti si trovavano all'interno delle grotte, che chiaramente fungevano da rifugio e da riparo, e infatti sono molto nascoste, quindi erano il luogo ideale dove nascondersi. E quindi all'interno stavano in tantissime persone, centinaia di persone che appunto vivevano, cucinavano, e questo è anche il motivo per cui all'interno della grotta ci sono delle parti nere sulle mura. Quindi qui cucinavano e si ritrovavano le persone durante la guerra. Dopo invece questo luogo è stato il rifugio per gli animali, quindi le persone che hanno posseduto questa parte di terreno hanno utilizzato le grotte come mangiatoie per gli animali. Detto questo, molti studiosi da tutto il mondo si stanno interessando ai misteri di questo luogo. Un granaio o la tomba di un re? Ai posteri, l'ardua sentenza. Stiamo facendo adesso questa strada che è un po' sgarrupata, ma sicuramente molto molto panoramica. Stiamo passando in mezzo a questi campi con le palle eoliche da un lato. Sono anche le pallone di fieno. Eccolo là sullo sfondo, tutte le palle di fieno. Noi ci stiamo spostando dall'entroterra della Sicilia, torniamo sulla costa. Andiamo a sud, quindi direzione Agrigento oggi. L'ideale sarebbe farci un bel bagno questo pomeriggio assolato, che qui è bello fresco perché c'è un sacco di vento, è molto freddo, ma sulla costa dovrebbe essere più caldo. L'unico piccolo inconveniente potrebbe essere che non staremo da soli, ma ci sarà molta gente perché oggi è anche sabato, quindi weekend di sole, di giugno. Sicuramente un sacco di persone saranno al mare, avranno avuto la nostra stessa idea. Guarda qua Angela, guarda qua, siamo proprio sotto le pale eoliche.
Respira questa brezza marina. Allora ragazzi, io questo posto l'ho sentito tutta la vita. Sì. Andate lì, bellissimo lì, fantastico, il mare è splendido e già ce l'abbiamo qua, Questo è il mare e c'è questa cosa di fronte a noi. Adesso dobbiamo girare ancora l'angolo, quindi ancora manca un pochettino, ma già abbiamo visto più o meno la sagoma, perché siamo in un luogo veramente iconico d'Italia e della Sicilia. Ci siamo ragazzi, adesso parte il countdown, siamo alla 3, 2, 1, Scala dei Turchi! La Scala dei Turchi è una delle meraviglie naturali della Sicilia. Si trova sulla costa di Realmonte, vicino ad Agrigento, e colpisce subito per il bianco abbagliante delle sue rocce. È fatta di marna, una pietra liscia e morbida, modellata dal vento e dal mare come una grande scalinata. Il suo nome ha origini antiche, Scala per la sua forma, dei turchi perché secondo la tradizione i pirati saraceni, chiamati allora turchi, usavano questa costa riparata per sbarcare. Con il passare delle ore il sole cambia il colore della roccia, all'alba è rosa, a mezzogiorno bianca e al tramonto dorata. Un luogo unico dove natura e leggenda si incontrano. Ci siamo ragazzi, siamo di fronte a questa bellezza della natura e purtroppo poi abbiamo scoperto che in realtà, vedete, ci sono tutte queste persone lì all'ingresso perché si paga un biglietto per accedere. Infatti dentro non c'è praticamente nessuno e sono tutti lì fuori che smanettano col cellulare perché bisogna fare un biglietto online, 5 euro a persona, eccetera eccetera. Quindi sono praticamente tutti fuori ancora. Sono andata un po' a capire il motivo per cui fossero tutti lì bloccati. In pratica il cellulare prende forse a 2 persone di tutte quelle che ci sono lì, a tutti gli altri non hanno segnale, quindi si può fare solo online con la scansione del QR, mettendo i dati della carta. Sono tutti là bloccati, insomma, probabilmente non entrerà quasi nessuno. L'hanno fatto per limitare gli ingressi perché possono entrare 30-35 persone ogni ora, ma vedo che non c'è questo problema. No, infatti come vedete comunque la gente c'è un po' dappertutto, ma arrivano lì nessuno e riesce poi ad accedere retropronti all'ingresso dentro. Noi per motivi tecnici e non solo ce la godiamo adesso da fuori, vediamo se riusciamo a entrare più tardi e poi ci facciamo anche un bagno al mare perché oggi si sta benissimo. Intanto la calca aumenta. È andato, è partito, l'ha fatto, è ghiacciata ragazzi, ve lo dico, è bellissima perché è trasparente ma è congelata. Tutta questa parte di costa comunque è molto simile, diciamo, alla conformazione della Scala dei Turchi, però chiaramente poi sono state fatte le strade e anche il paese è stato proprio costruito a ridosso della scogliera. Dopo il bagno ci facciamo una bella doccia da parcheggio, all'inglese parking shower. Adesso tocca ad Angela perché io l'ho già fatta. Adesso arriveranno di tutti, poi pastori. Io l'ho fatta velocissima, nessuno. Scenderanno le pecore, le mucche. Adesso avremo tutto il pubblico. Un autobus di turisti che scenderanno tutti insieme. Missione compiuta, anche se ovviamente con Angela sono passate le persone. Ovvio, cioè, poche, poteva essere un gruppo, erano 3 o 4, quindi comunque mi è andata bene. Però devo dire che questa cosa di farsi la doccia appena esci, ecco, sì, allora nei parcheggi appena fuori dalle spiagge, sì, cioè dall'altra parte della strada, sì, non è male, perché comunque è più giustificabile, perché sei stato al mare, sai, devi sciacquare un po' dal sale, ci sta. Però c'è da dire una cosa ragazzi, che in Italia effettivamente siamo un pochino più vergognosi, direi. Non so perché, c'è questa cosa che siamo in Italia e allora, cioè diciamo che siamo un po' più spudorati in altri paesi, ecco. Ci sentiamo un po' più, diciamo, della serie un po' meno sti cazzi, ecco. Esatto, tanto che vuoi che invece qua comunque un po' più dai, sai com'è, magari passa ciao Paolo, ehi. No, non solo per quello, perché comunque vabbè, può tutti ci sentono parlare, capito? Quindi si capisce che siamo italiani. Ti senti. Poi non cambia niente, cioè non stiamo facendo niente di male. No, chiaramente dire, cioè. No.
ti stai Comunque sciacquando anche la sala. oggi Vabbè, detto questo, meno di 5 litri. Però vabbè, non hanno fatto i capelli oggi. Sì. E dopo la colazione di stamattina, le esplorazioni, le grotte, il mare, la scala dei turchi, ragazzi, adesso dopo il mare soprattutto c'è quell'acquolina in bocca e adesso abbiamo trovato un posticino perché siamo venuti a Porto Empedocle e c'è un posticino. È un posto che si chiama Pizzetteria, cioè una pizzetteria in questo vicolo stretto, storica, dal 1960, molto molto interessante. Stavamo leggendo quando marinavamo alla scuola. Ah, si veniva qua. Mangiare le pizzette qua con il suocero, con i capelli. È proprio storico. Questa è la prima nata a Porto Empedocle. Ah, la ok. prima pizzetteria nata a Porto Empedocle. Ok. Quindi fate queste due pizze. Noi facciamo sarde origano e prosciutto e mozzarella. Ah, dal 1960. Sì, dal 1960. Che bello. Origini amalfitane. Ah, Venivano a investire qua all'epoca gli amalfitani, capito? Quindi il nonno si è rimasto qui. Si è ok, sposato ok. qui. Queste Allora, fresche quella fresche di è forno. il nostro punto di forza. Punto di forza. Questa sì. Questa con le sarde sì. Sono tornate le campane, ragazzi. Perché era divina, è talmente divina questa pizza che mentre la sfornava sono partite le campane, quindi ci ha raccontato la storia ma ton don. Nel momento clou del video arrivano sempre le campane. Comunque ragazzi, allora assaggiamo questo ben di Dio. Appunto, eccola. Per restare in tema. Allora, cominciamo da questa che è un pochino meno calda perché queste qua sono appena uscite dal forno. Attenzione perché le olive hanno chiaramente il per fortuna ce nocciolo, l'ha detto. detto, Per sì. fortuna. Quindi vado. Questa sembra buonissima. Questo pezzo 1,50 €, 2 euro, 2 euro. Noi siamo su prezzi comunque popolari. Bassissimi, sì. Questa è un'attività tradizionale. Oggi è già la seconda dove andiamo. Per questa mattina al bar, adesso qui questa pizzeria che sono qui da tantissime generazioni, questa è la terza generazione che lavora in questa pizzetteria e fanno solo questi prodotti, cioè pochi ma buoni, si concentrano su quello. Tanto Paolo qua mangia, volevo dire che io mi mangerò l'altra metà, abbiamo fatto dividere tutto a metà così stavolta si va tranquilli, non si sbaglia. Buone le pizzettine, buonissima quella con le sarde. Devo dire che era un Buona. pochino meglio delle altre, tutte buone, ma quella aveva qualcosa in più, secondo me era il pomodoro che era eccezionale, veniva fuori tutto senza la mozzarella. Angela, che ti devo Buono, dire? il pomodoro, poi aveva quel sapore della pizza fatta in casa. Vero, no? verissimo. Questa Sembra proprio cosa una che bella mi è pizzetta piaciuta. da casa. Una bella coccola, ecco, vediamola così. Però ragazzi, volevo dire questa cosa, come avrete capito, e se ci seguite lo sapete già, questo evidentemente Lo sanno. non è un documentario, altrimenti quella clip delle campane l'avremmo ovviamente rifatto perché non si capisce niente. Però avremmo perso l'autenticità di quel momento, no? Metteremo i sottotitoli. Per forza, c'era anche quel signore che ci ha raccontato che lui quando saltava a scuola veniva lì a prendersi le pizzette. Bello. E quindi ci ha condiviso quel ricordo che non potevamo rifare perché non sarebbe più stato autentico. La cosa ecco. più importante è la naturalità, come la Esatto. Robiolosella. Naturalità, quindi è la cosa più Quindi importante. abbiamo tenuto lo scampanamento. Per quale motivo gli occhiali da sole? Fa Blues, caldo, fa Blues caldo. Brothers. Siamo passati dalle montagne oggi al mare e io non ce non capisco più niente. Basta. Ecco, è andato. Allora noi ragazzi ci siamo accampati di nuovo in un grande classicone, cioè il cimitero. Siamo fuori da un cimitero, tutto tranquillo, siamo noi in un altro camper, abbiamo già visto. Posso dire, c'è stata anche una censura. Cioè? Abbiamo mangiato un arancino e un'altra pizzetta. Con guarda. abbiamo intende abbiamo. Ah. Guardalo, guarda, adesso sta lì così con gli occhiali da sole sdraiato, Gli spalmato. arancini sono buoni, ma creano acidità. Chissà Creano come mai. acidità. Cioè proprio Sono l'acidità. un attimo fritti. Vabbè.
Vabbè, ecco, sarà un'altra bella notte intensa anche questa. Speriamo devo che bere. non succeda niente domani mattina, perché come sapete tutte le volte che dormiamo fuori da un cimitero, poi la mattina dopo c'è una sorpresa. La mattina il fiorista, la mattina l'autobus. Tra l'altro posso dire, qua è un po' sgarrupato, il cimitero. Rispetto agli altri, sì, gli altri erano più... Ecco. Vabbè, comunque direi che non sono discorsi da fare questi. Siamo a 2 passi dalla Valle dei Templi. Esatto. That's very nice. Questo è molto That's un'ottima very cosa nice. e è il motivo anche per cui siamo venuti qui a dormire. Quindi domani mattina ci alziamo presto perché vogliamo essere lì appena apre alle 8:30, vogliamo essere lì davanti al cancello quando lo apriranno, entrare subito sperando di trovare un po' meno gente. Sicuramente non farà ancora tanto caldo, quindi ce la possiamo godere un pochino di più. Stanotte anche la niente coperta. Per te forse, io ho già freddo. No copert. You no copert, No I copert for me. copert. I'm good. You're good. Ok. Ah, mi sono dimenticato di chiudere la macchina. A posto. Aspetta, Perfetto. aspetta, che ogni volta... Aspetta, dov'è la luce? Ecco, a Ecco, posto, ecco. siamo chiusi. E poi abbiamo fatto anche un'altra manovra come ai vecchi tempi, col viagino. Ci avevamo parcheggiato dall'altra parte del parcheggio. Ah, abbiamo fatto anche un acquisto prima. Che cosa abbiamo... Ah, ecco, sì. Abbiamo fatto una manovra al viagino, cioè senza accenderlo, abbiamo tolto il freno a mano, l'abbiamo spinta. Funziona, è leggera la macchina. È leggera, sì, alla fine sì. Abbiamo preso questa, visto che l'altro giorno abbiamo detto che non Ecco. funziona Bluetooth mode. AUX, con questo facciamo AUX. Esatto. E quindi possiamo ascoltarci le canzoni senza ascoltare la radio, che sinceramente quei presentatori, ragazzi, in Italia sono messi male. Ma anche come musica alla radio. Che salta Le continuamente. perché, però. sono 30 anni che ascolto musica degli anni 90, la radio c'è solo quella. Ma ti togli sti occhiali? Che fai con questi occhiali? Non sei credibile. C'è la musica degli anni 90 ancora la radio. Vabbè, anche perché voglio dire, non è che... Ma basta, non essere il polemicone, queste cose della musica. Vabbè, ragazzi, allora, detto questo, noi da qui vi salutiamo, io e lo sdraiato qua dietro con la pancia piena di arancino. E mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, grosso così e lo stomaco è grosso così. è tutto lì. Com'è possibile? Tu c'è la pizza che si avvolta attorno. La pizza, tutto, cioè, raga. Vabbè, va bene ragazzi, mi raccomando, non se non riesco neanche- fammi dire di iscriversi al canale, stai buono, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, ragazzi, e noi ci vediamo al prossimo video, io e l'arancino vivente qua accanto. Alla prossima, ragazzi!